Tutti abbiamo sentito nominare in modo generico la mitologia celtica, ma a meno che non si è già degli esperti, in pochi la conoscono. Però la mitologia celtica era diffusa anche nelle zone del centro-nord Italia, dove appunto abitavano i Celti, e ha influenzato il ciclo di Re Artù, che è uno dei cicli di leggende più famosi del Medioevo europeo. Rispetto al mondo contemporaneo, proprio per tramite del ciclo arturiano ha influenzato anche tante opere fantasy, e in questo video vi racconterò proprio tutte le cose principali su questa mitologia poco conosciuta. Prima di entrare nel vivo dell'argomento bisogna parlare un po' del motivo per cui in realtà la mitologia celtica è abbastanza sconosciuta. E il motivo è perché è abbastanza difficile da ricostruire con grande precisione. Infatti i Celti erano diffusi in gran parte d'Europa, ma nell'Europa continentale i loro miti sono stati tramandati abbastanza poco dopo che la maggior parte dei Celti sono entrati nell'orbita dell'impero romano. I miti celtici erano sopravvissuti di più nelle isole britanniche dove l'influenza romana era minore, ma poi è arrivato il cristianesimo che ha ridotto drasticamente l'importanza sia dei miti greco-romani che di quelli celtici che erano già in una posizione più precaria. In sostanza è arrivato a noi molto poco dei miti celtici originari, e quello che abbiamo oggi spesso è filtrato o dagli occhi dei romani o dagli occhi dei cristiani. Quindi i miti celtici di cui vi parlerò sono il meglio che riusciamo a ricostruire oggi, ma sicuramente tantissimo è andato perduto nella storia. Come premessa dico anche che nel video pronuncerò un sacco di nomi che ovviamente derivano da lingue celtiche e hanno delle pronunce strane e complicate. Farò del mio meglio per pronunciarli nella maniera più corretta possibile, però avrete pazienza se alcune pronunce dal gaelico o da lingue celtiche parzialmente ricostruite non risulteranno il meglio in assoluto. L'obiettivo stesso del video è far conoscere un po' questa mitologia a chi non la conosce quasi per niente, non pretendo nemmeno di essere più esperto degli studiosi che magari sono specializzati nella lingua e nella cultura celtica. Ma insomma, entrando nel nostro argomento, i Celti erano un popolo diviso in tante tribù, sicuramente con tantissimi dei locali e tantissime varianti dei loro miti e dei loro dei. Però per semplicità possiamo dire che esistono due linee principali della loro mitologia che derivano da quello che già vi ho detto prima. Le due linee sono la mitologia celtica continentale e la mitologia celtica delle isole britanniche. A sua volta la mitologia celtica delle isole britanniche viene divisa in quella gaelica, che sarebbe quella irlandese, e quella brittonica, che sarebbe quella bretone, gallese e cornica, cioè della Cornovaglia. Partiremo da quelle delle isole britanniche perché sono le mitologie più attestate e anche meglio conosciute. Ma sul finale vedremo anche la mitologia celtica continentale, se si può sovrapporre almeno in parte a quella delle isole in una mitologia unica. La mitologia irlandese è la più grande branca che è sopravvissuta della mitologia celtica. Originariamente è stata tramandata oralmente e i miti sono stati messi per iscritto solo all'inizio del Medioevo da degli scribi cristiani. Questi in parte li hanno modificati e anche cristianizzati. Io ovviamente in questo video vi darò l'interpretazione che oggi si considera più originale celtica e non quella cristianizzata. Purtroppo non conosciamo di preciso la cosmogonia, cioè l'origine del cosmo secondo la mitologia irlandese. Sappiamo invece che secondo gli irlandesi l'Irlanda aveva ricevuto 6 invasioni e le prime 5 erano state portate avanti da esseri più o meno soprannaturali e l'ultima invece da esseri umani. In realtà una principale di queste invasioni è la più importante perché in questa invasione è arrivata in Irlanda, secondo il mito, una stirpe di dei proveniente da un luogo chiamato Altromondo. Questa stirpe degli dei rappresenta proprio un possibile pantheon celtico. Come gli dei pagani di altre religioni, sono degli uomini idealizzati e praticamente con dei superpoteri che dominano gli elementi della natura e alcuni aspetti della vita umana. Gli dei più importanti di questa mitologia sono il Dagda, che significa il grande dio. È una figura paterna con grande saggezza e è anche un druido con un bastone magico e un mantello. E penso che qui possiamo riconoscere l'origine mitologica della figura dello stregone buono tipo Mago Merlino che poi ritroviamo dal Medioevo a oggi. La principale divinità femminile invece forse si chiamava Danu.
È una dea madre, ma è una figura ricostruita soprattutto dagli studi del giorno d'oggi, quindi potrebbe anche essere un'interpretazione sbagliata. C'è invece una divinità femminile conosciuta che può essere la più importante di questo pantheon e è la Morrigan, che significa la grande regina. Forse però la Morrigan potrebbe essere un aspetto della stessa dea Danu. La Morrigan è una mutaforma e spesso prende la forma di un corvo. È una furia guerriera e quindi è fortemente associata alla guerra, alla morte e al fato. E può presentarsi sia come una giovane seducente sia come una vecchia spaventosa che porta alla morte. Chiaramente pure lei è l'archetipo della fata o della strega, infatti per esempio la famosa Morgana dei miti arturiani è esattamente una sua riproposizione. Probabilmente il nome stesso Morgana è quello di questa dea Morrigan. Un personaggio principale della serie di videogiochi Dragon Age, che è sempre un'incantatrice, ha questo nome. Un dio guerriero invece è chiamato Lu. È associato all'abilità e alla maestria in molteplici discipline, comprese le arti e quindi anche all'intelligenza. Viene associato pure con i giuramenti, con la verità e con la legge, quindi con la regalità legittima. È l'esempio per il capoguerriero celtico che deve essere un re giusto e capace. Altri dei importanti sono Nuada, che è un dio ferito con una mano d'argento. Forse potrebbe aver ispirato il re pescatore, che è un re sempre ferito del ciclo arturiano e è sicuramente l'ispirazione per il personaggio di Nuada di Hellboy. Oppure Brigid, che è una dea della poesia e che poi è stata cristianizzata in Santa Brigida. Oppure c'è Manannan, che è il dio del mare, il sovrano dell'altro mondo, Gobnew il fabbro, Oa, che è l'inventore mitico del primo alfabeto irlandese. L'altro mondo da cui questi dei provengono è un regno soprannaturale in cui c'è l'eterna giovinezza e dove il tempo scorre in maniera differente. Il suo nome più famoso in gaelico è Tir na Nog, che significa terra della giovinezza, eppure questo compare come mondo alternativo in diverse opere contemporanee, per esempio in The Witcher. O nella serie che pochissimi conoscono, Mystic Knights, che è proprio ispirata vagamente ai miti irlandesi. Probabilmente Tir na Nog è anche l'ispirazione per la mitica isola di Avalon del mito arturiano. I principali nemici però di questi dei sono chiamati Fomori e sono un popolo di esseri mostruosi che rappresentano più o meno le forze selvagge della natura. Il loro capotribù più feroce è Balor, che poteva paralizzare definitivamente qualunque persona soltanto guardandola con il suo occhio destro. Questo occhio normalmente era chiuso ma lo apriva sul campo di battaglia, così poteva sterminare un intero esercito soltanto guardandolo. A volte però i Fomori sono rappresentati anche come vecchi alleati degli dei o imparentati con gli stessi dei, per esempio proprio Balor è lo zio di Lu. Quindi questo conflitto è molto simile a quello che si trova in altre mitologie, per esempio quello tra gli Olimpi e i Titani della mitologia greca. Sicuramente poi nella mitologia celtica c'erano una quantità sconfinata di spiriti associati direttamente con la natura che nel tempo sono stati trasformati nelle fate, nei folletti delle leggende. Per esempio la Banshee, che è uno spirito femminile, o il Kelpie, che è uno spirito acquatico che prende la forma di un cavallo. O anche il Dullahan, che è il famoso cavaliere senza testa e potrebbe aver avuto origine nel folklore popolare come un'evoluzione di questi antichi miti. Ci sono tantissimi miti su eroi e re irlandesi che discendono da queste stirpi soprannaturali, quindi ovviamente non ve li racconterò tutti. Moltissimi riguardano anche nello specifico l'Irlanda, quindi sono più tipici della mitologia strettamente irlandese che non della mitologia celtica in generale. Comunque il più famoso è quello di Cuchulainn, che è il più grande eroe dell'antica Irlanda e di cui vi parlo anche perché è l'ideale eroico celtico, ma rappresenta anche un eroe tragico e il prezzo che si paga per essere straordinari. Cuchulainn è un semidio e è figlio proprio del dio guerriero Lu. Fin da bambino dimostra delle capacità eccezionali e da giovanissimo decide di andare alla corte del re dell'Ulster, cioè dell'Irlanda del Nord, per diventare un suo guerriero. Quando cresce, come tanti eroi dei miti, diventa il miglior guerriero possibile e brandisce la lancia magica Gabolg, che secondo i miti penetrava nel corpo del nemico e si apriva al suo interno, rendendo subito la ferita mortale. Questo eroe è anche caratterizzato da una furia guerriera.
Quando entra in questo stato di furia, il suo corpo si trasforma, i muscoli si gonfiano, un occhio rientra nella testa, mentre l'altro sporge, il suo sangue ribolle e lui diventa quindi quasi irriconoscibile. In questo stato è quasi invincibile, ma è pericoloso anche per i suoi amici perché perde quasi la ragione. Il mito più famoso che lo vede protagonista racconta che la regina guerriera Maeve invade l'Ulster per rubare un toro magico. Tutti i guerrieri dell'Ulster sono colpiti da una maledizione che li indebolisce tranne Cuchulainn, che è troppo giovane per essere colpito. Così si trova a difendere la sua terra da solo contro un intero esercito e affronterà tutti i nemici uno alla volta secondo le regole dell'onore guerriero, dimostrando una grande forza e un senso del dovere nel difendere il suo regno. In questa occasione Cuchulainn combatte anche contro degli amici e dei parenti senza saperlo. Poi la vita di Cuchulainn, come quella di anche tanti altri eroi mitologici, è governata da divieti e obblighi magici. Queste regole soprannaturali guidano il suo destino, ma alla fine portano anche alla sua caduta. Alla fine i suoi nemici con l'inganno riescono a fargli violare alcuni di questi divieti, così il suo potere viene meno. Quando viene ferito a morte decide di non morire steso a terra, ma si lega a una pietra per restare in piedi fino all'ultimo respiro. Solo quando un corvo, che probabilmente è la Morrigan di cui abbiamo parlato prima, si posa sulla sua spalla, i nemici capiscono che è effettivamente morto. Comunque la storia generale dell'epoca mitologica irlandese si conclude con il fatto che i Fomori vengono ricacciati, mentre la stirpe stessa degli dei viene mandata a abitare nell'altro mondo, nelle profondità della terra. Da quel momento in poi gli dei si manifesterebbero solo in rari casi agli uomini come fate o spiriti della natura, e l'Irlanda è rimasta in mano all'ultima ondata di invasori che sono proprio gli umani celti provenienti secondo la mitologia dalla penisola iberica, che da lì avrebbero dato origine agli irlandesi. Gli storici oggi pensano però che questa conclusione sia stata creata nel Medioevo dai cristiani per adattarsi meglio alla scomparsa degli dei pagani e a una presunta origine dei Celti d'Irlanda. Probabilmente nella mitologia originale celtica la stirpe degli dei non veniva scacciata e anzi rimaneva al potere nel pantheon celtico. L'altro ramo della mitologia celtica delle isole è quello brittonico, cioè la mitologia bretone, gallese e cornica. Queste hanno ovviamente alcune differenze, ma ve ne parlerò come un quadro unico per semplicità. Non si sa tantissimo del contesto mitologico britannico, almeno non abbastanza per ricostruire una narrazione della creazione o un pantheon coerente di divinità britanniche. Sicuramente condividevano delle divinità con il pantheon irlandese, anche se in queste mitologie quasi tutte le figure vengono trasformate più nettamente solo in degli esseri umani con poteri speciali. Per esempio una donna chiamata Rhiannon è una donna dell'altro mondo associata ai cavalli, alla sovranità e alla magia. Appare come una donna misteriosa che nessuno riesce a raggiungere finché non lo decide lei. E questa potrebbe essere una versione della Morrigan. Anche una dea chiamata Modron potrebbe essere una versione della Morrigan e rappresenta una figura materna. Ma ci sono anche casi in cui compaiono dei un po' diversi, per esempio la mitologia gallese ha come dio dell'oltretomba un certo Araun, che è diverso da quello dei miti irlandesi. Araun è un dio cacciatore che viene descritto come una divinità cornuta, ma spesso è anche ingannatore e malevolo. Comunque qui abbiamo, come dicevamo prima, soprattutto storie di re eroi, a volte con poteri sovrumani che non è detto che appartenessero a una mitologia celtica condivisa. Il testo principale di questa branca della mitologia celtica si chiama I quattro rami del Mabinogi e sono anche i primi racconti in prosa della letteratura britannica. Esistono anche delle edizioni moderne con i disegni di Alan Lee, che è famoso per aver illustrato pure l'universo del Signore degli Anelli, e sono fortemente consigliate per la bellezza dei suoi disegni. Forse l'eroe più famoso di questi miti è Bran il Benedetto, o il Corvo Benedetto, che se ve lo state chiedendo, sì, è l'ispirazione per il personaggio di Bran del famoso universo fantasy di Game of Thrones. Il Bran di questi miti comunque è un po' diverso perché è un gigante re della Britannia. Nel suo regno va tutto bene finché almeno la sorella non sposa il re d'Irlanda. Questo re infatti la maltratta, così scoppia un conflitto tra la Britannia e l'Irlanda.
Eppure Bran è un eroe in parte tragico perché guida il suo popolo nel conflitto e dimostra il suo ruolo di protettore nel regno, ma alla fine paga un prezzo altissimo. Infatti gli irlandesi hanno un oggetto magico, cioè il calderone della resurrezione, che è anche uno degli elementi più importanti di questo mito. Questo calderone può riportare in vita i guerrieri morti, anche se poi questi non possono parlare, sono più o meno degli zombie. Se avete già visto il film animato Taron e la pentola magica, sicuramente vi sembrerà una storia simile. Infatti quel film è tratto da una serie di libri che rielaborano proprio questi miti. L'antagonista dei libri è proprio Araun, ovvero il dio dell'oltretomba gallese, mentre nel film è il re Cornelius, che comunque ha un aspetto che può ricordare l'Araun dei miti. Tornando specificamente a Bran, questo eroe prima di morire ordina ai suoi compagni di tagliargli la testa e di portarla in Britannia. La sua testa però rimane viva, parla e continua a proteggere il paese. Alla fine viene sepolta e secondo la leggenda, finché la testa rimarrà lì, la Britannia sarà protetta dalle invasioni. Non solo la figura di Bran, ma proprio questo mito del calderone è anche il più importante mito celtico che rappresenta il ciclo della morte e della rinascita. Proprio il dio irlandese Dagda aveva un calderone che, se veniva usato nei banchetti, faceva sì che nessuno andasse via insoddisfatto, quindi era una specie di calderone dell'abbondanza. E sappiamo che i Celti usavano effettivamente anche nella realtà i calderoni nei loro banchetti e come oggetti sacri. Sono stati proprio ritrovati dei calderoni celtici che sono ovviamente dei grandi recipienti di bronzo, ma sono ben decorati e tecnicamente molto complessi da realizzare. Visto che appunto sono oggetti preziosi, è stato ipotizzato che avessero un valore sociale importante e questo combacerebbe con quello che sappiamo da questi miti, dove sono degli oggetti magici e sacri. Probabilmente, come nel mito del Dagda, venivano usati in realtà in dei banchetti in cui partecipava il capo con i suoi guerrieri, richiamandosi a questa mitologia. Il calderone celtico più famoso probabilmente è quello di Gundersdrop, che è stato trovato in Danimarca ma che chiaramente era legato a un contesto celtico. È decorato proprio con alcune scene mitologiche con divinità, animali sacri e guerrieri. Alcuni calderoni sono stati anche trovati nelle vicinanze di fiumi, laghi o paludi che erano luoghi considerati sacri dai Celti. L'acqua stessa poteva essere una specie di confine tra diversi mondi e richiamare il mito della rinascita. Sullo stesso calderone di Gundersdrop, per esempio, viene illustrato una specie di rito di rinascita di alcuni guerrieri morti che vengono immersi proprio in un calderone magico. La storia di Bran, da cui però siamo partiti per parlare di questo calderone, poi è stata collegata anche direttamente alle leggende su Re Artù, che come abbiamo visto più volte sono state molto influenzate dalla mitologia celtica. In alcune tradizioni medievali si racconta che Artù fece dissotterrare la testa di Bran, e dopo averla dissotterrata dichiarò che la Britannia non doveva più essere protetta dalla magia antica, ma solo dal valore del suo re e dei suoi cavalieri. Questo gesto probabilmente segnava in modo simbolico il passaggio dal mondo mitico celtico a quello cavalleresco arturiano e quindi un cambiamento nei valori e nella visione del mondo dei territori che un tempo erano stati abitati dai Celti. Arrivando invece alla mitologia dei popoli celtici del continente europeo, come dicevamo all'inizio, sappiamo molto di meno. Una fonte famosa è Giulio Cesare, che ovviamente ha conosciuto bene i Celti in Gallia. Ma lui era interessato molto di più ad altri aspetti e non tantissimo alla mitologia, quindi ci ha dato delle informazioni abbastanza generiche. Per esempio ha osservato delle somiglianze tra alcuni dei celtici e alcuni dei romani, ma non è che abbia sottilizzato più di tanto. Poi ha parlato dei famosi druidi che erano i loro sacerdoti e che penso tutti già conoscete. E è famoso il fatto che abbia detto che facevano addirittura dei sacrifici umani rinchiudendo delle persone nel famoso uomo di Vimini, che era una statua di legno a cui poi veniva dato fuoco con le persone dentro. Oggi però non si sa se questo sia vero oppure se fosse un pregiudizio o un mito nero diffuso tra altri popoli nei confronti dei Celti. Cesare però ci suggerisce anche un'ipotesi del perché pochissimo della mitologia celtica originaria potrebbe essere sopravvissuto. Perché secondo lui ai druidi era proibito usare la scrittura per registrare testi sacri.
Comunque, mentre poi i miti irlandesi e gallesi sarebbero stati messi per iscritto, anche se probabilmente con delle modifiche dagli autori cristiani, invece i miti dei Celti del continente sono arrivati fino a oggi in modo molto più frammentario, e a guardarli in modo un po' superficiale sono quasi un generico culto degli spiriti della natura. Un loro dio chiamato Taranis, per esempio, è uno dei più menzionati dai latini perché era un dio del tuono e era simile a Giove, quindi i latini potevano capire bene che cosa rappresentava. Era anche il dio della ruota, ma non si sa se fosse veramente molto importante per i Celti o sia diventato famoso proprio per la sua somiglianza con uno dei più importanti dei del Pantheon greco-romano. Sicuramente anche per i Celti del continente comunque erano importanti i corvi, che abbiamo trovato come motivo ricorrente in tanti miti di prima. Comunque, dopo le conquiste romane, i Celti del continente hanno cominciato a lasciare anche alcune iscrizioni sui loro dei, quindi sappiamo almeno dei nomi e qualche caratteristica generica che comunque può essere interessante. Potete vedere a schermo che i nomi di alcuni dei celtici del continente assomigliano a quelli dei miti irlandesi, quindi probabilmente i Celti avevano almeno in origine un pantheon condiviso. Anche alcune leggende si ritrovano e si ripetono nel folklore di tante terre che sono state abitate dai Celti. Per esempio nella penisola iberica, che fu abitata pure questa dai Celti, c'è la leggenda di 3 vecchie lavandaie che vanno in riva all'acqua a mezzanotte per lavare i sudari per coloro che stanno per morire. Questa leggenda poi si ritrova in tanti altri luoghi e queste 3 figure vengono interpretate come 3 aspetti di una dea collegata alla morte, che è una cosa sovrapponibile con la Morrigan, che a volte veniva descritta proprio come una dea con 3 aspetti. I romani stessi poi adottarono il culto di Epona, che era associata ai cavalli e che probabilmente è la stessa figura che nella mitologia gallese troviamo come Rhiannon. Il dio con le corna Araun invece probabilmente è un dio molto ben attestato anche tra i Celti del continente, dove è chiamato Cernunnos. Questa è proprio una divinità che ha delle corna di cervo e che ha molti degli attributi dello stesso Araun, e che poi potrebbe anche essere stata una delle ispirazioni per la figura del diavolo cornuto delle epoche successive, anche se probabilmente questo dio con le corna di cervo era più antico anche dei Celti e era venerato già da tutti i popoli indoeuropei. Come ultima curiosità del video parliamo anche di alcuni famosi simboli che sono associati ai miti dei Celti nella cultura popolare. Il primo è la famosa croce celtica, che oggi a volte viene associata al paganesimo celtico. In realtà non si conoscono le sue origini, ma è attestata solo dal IX secolo d.C. E più probabilmente, essendo proprio una croce, è un simbolo che quantomeno si è diffuso soprattutto in epoca cristiana, quindi non è detto che sia giusto associarlo al paganesimo celtico. Invece il simbolo della triquetra e altri nodi simili sono chiamati proprio nodi celtici e di solito oggi vengono usati per indicare proprio una qualche forma di magia celtica, o in generale si pensa che avessero un qualche valore sacro per i Celti. Sicuramente i Celti li usavano, ma non si sa che significato avessero, se ne avessero uno, e quindi si possono considerare, se si vuole essere storicamente precisi, solo dei motivi decorativi tipici dei Celti. Nel tempo e fino ad oggi comunque in tanti hanno notato che questi simboli sono dei nodi chiusi in se stessi e fanno pensare all'idea di ciclicità. E questo sarebbe comunque in linea con il poco che sappiamo della mitologia celtica. Infatti, come abbiamo visto anche prima, i Celti sicuramente non avevano una concezione del tempo lineare come per esempio quella cristiana, ma come tanti altri popoli antichi credevano che il tempo fosse un ciclo continuo fatto di nascita, morte e rinascita, che è proprio quello che abbiamo visto nel mito del Calderone. Le stagioni che tornano, la vita che rinasce dopo l'inverno e il passaggio tra questo mondo e l'altro mondo erano per i Celti segni di questo tempo circolare. Niente finiva davvero, ma tutto cambiava forma.